Ciao a tutti fratelli marziali, oggi parliamo di un atleta davvero d'eccezione, un karateka, kudoka, judoka, kickboxer e artista marziale misto davvero d'eccellenza. Parliamo di Sam Mishkilt, un atleta olandese alto 212 cm e pesante sui 133 kg. Insomma, raga, una bestia. La cosa che mi piace di questo atleta è che nonostante la sua mole era davvero tecnico. Viene di solito visto come un atleta sgraziato, ma non è affatto così. Per la sua mole aveva una tecnica eccezionale, ma non solo, la tattica era ancora meglio, ragazzi. È stato un atleta che ha vinto in ogni dove, campionati di karate Kyokushin, campionati di Kudo, campionati di ovviamente kickboxing, nel K1, in Glory. Infatti è stato il primo atleta a vincere in entrambi i circuiti e ragazzi veramente è uno degli atleti migliori di sempre. Come sapete, quando tratto questa rubrica in cui rubiamo tattiche e tecniche ai fighters, ci metto sempre una clip introduttiva dell'atleta in questione. Ma prima di vedere la nostra clip vi vorrei un attimino illustrare a livello teorico quali sono i punti principali, i punti di forza di questo atleta eccezionale. Sostanzialmente io credo che abbia basato tutto il suo modo di combattere su tre tecniche fondamentali: il calcio frontale, il jab e la ginocchiata al viso. Ovviamente è un atleta completo, ma in quelle tre tecniche è davvero eccezionale, perché con sole tre tecniche è in grado di far fronte a vari tipi di situazioni e non è davvero una cosa da poco. Per me rappresenta l'emblema dell'artista marziale che ha cucito su di sé uno stile di combattimento. Cioè, per me il suo modo di combattere è davvero unico e proprio gli calza a pennello. Detto ciò, ragazzi, dopo aver scaldato un attimino gli animi, passiamo alla clip e dopodiché andiamo a vedere nel dettaglio in che cosa consiste questa sua tattica e questa sua tecnica.
Bene fratelli marziali, siamo giunti al tutorial vero e proprio, siamo in compagnia di Christian e oggi ci aiuterà come al solito a dimostrare le tattiche e le tecniche in gioco. Abbiamo già detto che Sammy utilizza il jab, il tip, cioè il Magheri, calcio frontale come lo vogliamo chiamare, con la gamba anteriore e la ginocchiata. Vorrei partire proprio da quest'ultima andando a specificare i vantaggi che si hanno nel riuscire a colpire un avversario da così vicino, in fase di clinch praticamente, con una ginocchiata in volto. Innanzitutto abbiamo l'effetto sorpresa, appunto nel riuscire a tirare una ginocchiata così particolare da una distanza molto ravvicinata, e per uno che ha un'altezza considerevole come appunto il nostro campione Sammy Schilt, l'effetto sorpresa è ancora maggiore, perché di solito ci si aspetta da una persona che ha un allungo così considerevole che sfrutti quell'allungo, e invece proprio si va sulla distanza corta a sorprendere l'avversario. Quindi c'è una doppia sorpresa sia per quanto riguarda l'allungo e sia per la tipologia di calcio, che è davvero inconsueta dalla distanza ravvicinata. A maggior ragione si sfrutta l'altezza, proprio perché se magari vi trovate a combattere con un avversario un bel po', almeno di una decina di centimetri più basso di voi, potete utilizzare questo colpo con molta efficacia, perché il ginocchio chiaramente arriva molto prima all'avversario. Ma andiamo a vedere nel dettaglio come si compone la tecnica. Allora ragazzi, per quanto riguarda la ginocchiata dobbiamo tenere presenti vari fattori, perché si può comporre in modi molto diversi. Il primo è tenendo la pianta del piede d'appoggio completamente appoggiata a terra. Di conseguenza dobbiamo sprigionare la nostra ginocchiata sfruttando la caviglia, cioè è la caviglia che fa iniziare la mia corsa e va a mirare sul mento dell'avversario. Tendenzialmente lo si tira in fase di clinch, quindi siamo qua, siamo arrivati in clinch, creo lo spazio per entrare con la mia ginocchiata. Di solito quando si è in fase di clinch si cerca di colpire col gomito, andare a colpire qui, per questo non ci si aspetta, che creo lo spazio e vado su. Quindi posso andare o frontalmente al mio avversario, oppure ruoto a 45 gradi il piede d'appoggio e vado a tirare in maniera diagonale. L'obiettivo chiaramente è sempre il mento. Un altro modo per tirare la ginocchiata è quello di alzarci sull'avampiede, cioè il piede d'appoggio qui si alza, ok? Stacchiamo il tallone da terra e tiriamo in questo modo, o sempre con l'angolo a 45 gradi. Facendo questo io metto l'energia del mio corpo verso l'alto, che si somma all'energia del colpo, quindi il colpo risulta più potente. Di contro però abbiamo un piede un po' instabile, perché un conto è tenere il piede su tutta la pianta appoggiato e un conto stare sulla punta, ok? Quindi cercate di utilizzarlo nel momento più appropriato. Magari stiamo in fase di combattimento, è arrivato un pugno e l'ha accusato, e in questo momento vado con la punta del piede, perché sono quasi sicuro che lui è stato un attimo destabilizzato dal mio pugno. Posso permettermi uno svantaggio in termini di equilibrio, ma aggiungerci potenza. Se invece siamo qui e lui è ancora molto sveglio e io provo ad alzare sulla punta e mi spinge un pochettino, diventa un po' difficile mantenere l'equilibrio. Quindi vediamo un pochettino la situazione e cerchiamo di utilizzare la ginocchiata corrispondente, pianta a terra oppure tallone staccato. L'ultima cosa che potete abbinare, sia che voi tirate con la pianta a terra sia col tallone staccato, è il prendere la testa dell'avversario e avvicinarla verso la gamba, quindi è un po' come fare un frontale fra due macchine, no? Io vado a sommare la forza della mia gamba e lui praticamente dà una testata sul ginocchio. Quindi quello che faccio, prendo qui e vado a spingere in direzione, ok? Spingo. E lo possiamo fare sempre frontale con vari tipi di prese, questa o quella laterale, pam, posso andare frontale, posso andare laterale o addirittura pam, in spostamento, ok? Quindi magari stiamo qui, pam, 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 bam, ok? È arrivata la ginocchiata in viso ed è molto inaspettato. Vieni avanti, siamo qui, ok? Arriva qua, pam, e arriva la ginocchiata in viso, ok? E questa era la prima tattica e tecnica. La seconda tecnica, ragazzi, implica l'utilizzo della gamba anteriore per andare a colpire con un calcio frontale. Ci mettiamo in guardia. Abbiamo visto anche qui c'è una sorpresa da parte del nostro Sammy Schilt, perché è una persona molto alta
così imponente come Sammy, ci si aspetta da una persona del genere che punti molto sulla forza fisica, ok? Pensate a Ivan Drago, no? Di Rocky, no? Punta molto sulla forza fisica. E invece proprio qui Sammy ci sorprende ancora, perché invece di andare con un calcio frontale con la gamba posteriore, va con quella anteriore. Di conseguenza lui chiaramente sfrutta la sua massa, perché anche solo appoggiandoci un braccio Sammy ci ammacca una spalla, però al di là di questo sfrutta molto la velocità della gamba anteriore e la precisione, quindi risparmia energie ma ottiene lo stesso un ottimo effetto, perché va a mirare al fegato, non va a colpire centrale sull'avversario, ma leggermente decentrato qui sulla sua destra dove c'è il fegato. Se siamo precisi non abbiamo bisogno di una forza eccessiva. Ok, ci mettiamo in guardia, non ti colpisco. Qui. Qua. 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 Ok, andiamo a colpire anche con la punta se siamo condizionati, proprio con la punta delle dita, altrimenti solleviamo la punta delle dita e andiamo con la parte carnosa, sarebbe l'avampiede. Ok, ed è un colpo, raga, pressoché invisibile. Noi stiamo qui in combattimento, qua, arriva subito, ok? Qua, facendolo un attimino con un impatto maggiore, mettilo così. Quindi andiamo a colpire qua. Come vedete non è l'impatto, non lo spingo, ma se colpisco, anche con questo impatto qui, piccolo, la botta si sente, raga, ve lo assicuro. L'ultima tecnica, ragazzi, è il jab. Sammy Schilt naturalmente otteneva i KO con i jab, ma ragazzi, ancora una volta, non è tutto da imputare alla sua grande forza fisica, ma c'è veramente tanta tecnica, perché riusciva a mettere peso nel colpo, ok? Se noi consideriamo il jab come il solito colpo da studio, qua stiamo qui, è normale che non riusciamo a metterci intensità. Mettiamoci prima la testa naturalmente e poi la tecnica. Se io considero il jab come qualcosa che deve andare a fare male, ok, già è diverso se mi ci metto a livello mentale, ma a un livello tecnico, come mettere peso? Beh, c'è un esercizio che possiamo fare completamente da soli, che è questo qui. Io faccio avanti e indietro in questo senso, mi lascio cullare. Nel momento in cui vado avanti, scarico il mio pugno, ok? Qui, qua, 1, 2, 3, mi pullo e... ok? Quindi vado a colpire nel momento in cui vado in avanti. Chiaramente adesso c'ho il tempo per fare questo, per sentire il mio corpo. Poi è normale che inizierà, no, magari il combattimento. Tienilo fermo tu. Sto qui. Vedete questo atteggiamento? Fateci caso. Qua. C'è questo atteggiamento che mi fa mettere molto più peso nel colpo. Adesso ragazzi vi do un piccolo esempio su come riuscire ad armonizzare tutto quello che abbiamo visto finora e vi farà capire appunto come si sviluppava il metodo di combattimento personale di Sammy Schilt. Semplicemente facendo questa combinazione già, se io vado con il mio calcio frontale, come ho detto prima, devo atterrare a terra. Nel momento in cui vado a terra, se notate, c'è un cambio di peso e io ne approfitto per tirare il mio jab. Quindi di conseguenza che succede? Faccio da qui 1, 2, ok? Fegato lento, fatto un pochettino più veloce da qui, sì, qua, sì. Qua dobbiamo andare, dobbiamo sfondare. Adesso per ragioni didattiche mi fermo qui, ok? Se no dobbiamo andare a sfondare. Quindi facciamo 1 e spingo. Possiamo ancora collegare con una ginocchiata, quindi partiamo dalla distanza lunga, fegato, mento, ginocchio sulla distanza corta, ok? Facendolo piano, qui, bam. Come vedete non è un jab solo per colpire, In questo Sammy era molto karateka, nel senso ogni colpo dobbiamo cercare di renderlo efficace al massimo, potenzialmente deve avere la capacità di porre termine al combattimento. Difatti, colpo al fegato ce l'ha il potenziale, colpo al mento ce l'ha, ginocchiata ce l'ha. Quindi facendolo un pochettino più fluido, qui.
Ok ragazzi, quindi dalla distanza lunga colmiamo la distanza colpendo con colpi veloci, precisi e molto efficaci. Quindi ragazzi, questo era tutto, ringraziamo Christian per essersi messo a disposizione. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un mi piace, un commento e ditemi quale combattente volete vedere prossimamente. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella, date uno sguardo al link in descrizione perché ci sono sorprese, non vi dico nulla. Ciao ciao ragazzi. Ciao.